Il decreto COT è finalmente entrato in vigore. Qual è stato il suo iter? È stato un iter lungo e tortuoso, durato ben 4 anni, partendo dal 2012 è entrato in vigore al 19 maggio di quest'anno, del 2016. Mi piace ricordare soprattutto che un anno fa esattamente, quindi a luglio del 2015, quando eravamo tutti in attesa della pubblicazione del decreto, il Consiglio di Stato ha stoppato tutto perché ha richiesto un parere ai ministeri in merito a quella che era la comparazione della normativa in campo europeo. Ecco, nessuno dei ministeri aveva questa comparazione, ma noi del Consorzio, quando abbiamo cominciato a interessarci di questa problematica, avevamo fatto fare uno studio di questa normativa e questa comparazione e prontamente abbiamo fornito questo studio comparativo al Ministero dell'Ambiente, che ha potuto fornire tutte le indicazioni quindi al Consiglio di Stato, e poi l'iter finalmente è ripartito. Questo a testimonianza di quanto il Consorzio Italiano Biogas ha sempre lavorato per avere una normativa a livello nazionale che permettesse una chiara e una univoca definizione di quello che era il parametro di COT uguale per tutta Italia. Quali limiti impone alle emissioni degli impianti a biogas? Ecco, il decreto che è uscito va a modificare il decreto legislativo 152 del 2006, andando a specificare quella che è la componente dei COT. Il limite è stato portato dai 150 mg normal metro cubo presente nel 152 2006, abbassandolo a 100 mg normal metro cubo, ma con il riferimento dell'esclusione della componente metanica, andando finalmente a parificare a livello nazionale quella che era una normativa che ormai era diventata di difficile attuazione perché diverse regioni, diverse interpretazioni non permettevano di avere una chiarezza in questa materia. Quali sono gli strumenti a disposizione per adeguare correttamente l'impianto alle indicazioni normative? All'interno del decreto, quindi nell'articolo 1, sono specificate tutte le casistiche. Provo a fare un esempio che possa essere di aiuto e utile per capire questa nuova normativa. Se faccio un esempio, prendo ad esempio un impianto biogas da 1 megawatt, quindi faccio riferimento alla potenza termica introdotta che è inferiore ai 3 megawatt. Quindi un impianto biogas da 1 megawatt elettrico che ha una potenza termica introdotta inferiore ai 3 megawatt termici e che è autorizzato con un'autorizzazione 387, deve praticamente controllare che rispetta il parametro identificato, quindi 100 mg normal metro cubo, e fondamentalmente non deve attuare nessuna modifica a livello autorizzativo e impiantistico, deve solo allinearsi a quello che è il dettame del decreto, che specifica che questo parametro deve essere rispettato entro il 31 dicembre del 2016. Per dare un chiaro quadro di quello che è il decreto, bisogna poi andare a verificare impianto per impianto e condizione per condizione quali sono le condizioni dell'autorizzazione che era stata rilasciata, del contesto ovviamente della potenza termica introdotta, per capire come potersi adeguare. Allora, noi come Consorzio siamo a disposizione ovviamente di tutti gli operatori del settore che possono e ovviamente devono entro il 31 dicembre del 2016 adeguarsi, e quindi siamo a disposizione per fornire tutti gli elementi di aiuto e supporto affinché venga attuato questo decreto.